mercato. E adesso parliamo del nuovo attaccante del Milan, almeno per la prossima stagione, perché parliamo di un prestito con diritto e non obbligo, diritto di riscatto. E questo è un aspetto che io tendo sempre a sottolineare, non adesso, non ora, ma sempre. No, devo specificare, signori miei, perché adesso entro nella versione polemica, forse lo sono sempre di natura, e chiedo venia, perché ho riscontrato tanti di quei commenti che, attenzione, io massimo rispetto per chi la pensa all'opposto di me, ci mancherebbe, ognuno deve pensare a quello che gli pare, ci mancherebbe. Però se c'è una cosa che mi dà fastidio è quando mi si mettono in bocca cose che non ho mai detto, mai detto. In tanti vedevo tra Instagram e YouTube che dicevano: Neschio, tu sempre a dire che sono scarsi i giocatori che prendete sono. Ma chi l'ha detto che è scarso quello che. Ma chi l'ha detto? Non c'è un giocatore che è arrivato in questa sessione di mercato che mi sono mai azzardato a dire scarso. Anzi, la prima cosa che vedete, sono arrivati tutti i giocatori di potenziale che hanno indubbiamente talento e di potenziale. Io mi aspetta, ecco, se c'è una critica anche feroce che ho mosso, e assolutamente lo ribadisco, è che mi aspettavo anche un giocatore che subito desse impatto come poteva essere Lookman, che non arriverà, perché qualcuno ancora pensa che arrivi, non arriverà. Questo è. Ma quelli che ha preso l'Inter sono tutti giocatori che hanno potenziale, che si lavorerà, che vedremo, valuteremo e che è questo. Stop. No, tu dici che sono scarsi i giocatori. Va bene. Che devo rispondere se uno mi dice cose che non ho mai detto? Boniface. Parliamo di Boniface e andiamo quindi avanti, perché sto mercato mi sta veramente azzerando tutto. Oggi dovevamo parlare della mia squadra del Fantacalcio e non vi perdete nulla perché ho fatto. Sì, io ne riesco a combinare una alla volta, vedrete. E poi c'è anche da fare la prediction, ragazzi miei. C'è da fare la prediction e abbiamo domani. Quindi è saltato tutto oggi, abbiamo domani. Però se volete, come al solito, vi invito a lasciare un like per l'algoritmo che ci rompe i coglioni. Scusate, mai dire parolacce, ma mi sto lasciando. Sono un po' così. Vi invito a iscrivervi al canale appunto per seguire i prossimi contenuti. E ve li ho appena rammentati. Quindi attivate anche un po' la campanellina. E vi ringrazio comunque per sì, commenti e tutto. Però c'è sempre anche e soprattutto la parte bella. E quindi per forza di cose un grazie caloroso a tutti, nessuno escluso. Detto questo, niente. Sì, Victor. Perché qualcuno, sapete perché mi è uscito Victor? No, è Victor Boniface. No, vedi, Victor Boniface. No, perché pensavo a Osimhen, perché per alcune cose magari lo poteva anche ricordare. Giocatore di Mole, giocatore di Stazza, 1,90. Tosto. Se c'è una cosa. Allora, la questione è molto semplice su Victor Boniface. C'è da capire solo l'integrità fisica, perché è un giocatore che ha un background chiaro. Esile nel senso non esile fisicamente, soggetto agli infortuni. Un giocatore che si è rotto 2 volte crociato, ma parliamo del 2018, 2019, 2020, 2021, e che anche l'anno scorso, per esempio, ha saltato una marea di partite. Ha uno storico chiaro, preciso. Quindi va capito l'aspetto fisico. Se è un giocatore che sta bene, è un giocatore forte, cioè è un giocatore che non è una scommessa, ecco, su questo c'è poco da dire. È un giocatore che, ragazzi, in Bundesliga con Leverkusen 42 presenze, che sono pochine, attenzione, che sono, no, 42 presenze, perché mi dice qua rendimento per competizione? Ah sì, scusate, sì, per competizione in Bundesliga, no, andiamo al Leverkusen tra coppe e compagnia cantante, 61 presenze, 32 gol, 12 assist, cioè numeri che c'è poco da sindacare con questi numeri, cioè in 61 presenze lui 44 volte ha aiutato la squadra a realizzare un gol, o appunto segnandolo o mettendo in porta comunque l'assist a un compagno. E sono numeri, ragazzi, clamorosi, cioè non si discute dal punto di vista del rendimento in termini di realizzazione. C'è poco da dire in tal senso. Poi, ovvio che, ragazzi miei, ogni acquisto ed è sempre una cosa che ogni volta devo dire perché magari uno se lo dimentica
gli acquisti vanno sempre valutati poi a fine stagione che all'inizio. E qua possiamo dire sempre le stesse cose. Per esempio, no, io, visto che siamo in tema Milan, per me Gimenez è un attaccante. Per quello che avevo visto al Feyenoord, era una roba, ragazzi, che ti devi stare fermo. E attenzione, l'abbiamo ancora visto troppo poco Gimenez. Quindi io non credo che il Milan in qualche modo lo metterà troppo da parte lo stesso Gimenez, perché è un giocatore che secondo me ha delle qualità importanti. Boniface, se c'è una cosa che mi colpisce è che lui segna di destra e di sinistra con la stessa facilità, con la stessa frequenza, tant'è che giuro, io vedevo le clip o comunque quando vedi qualche partita, perché l'abbiamo visto Boniface, non è un giocatore che devi andare proprio a scoprire, no, giocatore che già conosci, e quando vedi i gol tu dici ma questo è destro o sinistro, e questo è fondamentale, ragazzi, soprattutto e anche per un attaccante, che la palla ti arriva in aria, la devi andare a impattare di destra o di sinistra e tu lo sai fare con la stessa qualità, è una roba che non è da tutti, è una roba importante. Poi un giocatore che svaria, si muove, ribadisco, è 1,90, è un giocatore che è sicuramente un valore, è sicuramente un valore. C'è l'incognita degli infortuni, ed è un'incognita, ragazzi, che non è secondaria, io lo devo dire chiaramente, e non mi tiro indietro, perché qualcuno pensa, no, ma tu con gli altri sei un po' più dolce, non mi tiro indietro, assolutamente, però c'è un aspetto che è quello che rimarco sempre, è quello della... Andiamo a vedere come è stato impostato questo trasferimento e parliamo, come ho detto prima, di prestito con diritto di riscatto, e questo fa tutta la differenza del mondo. È vero, è un prestito anche abbastanza dispendioso, un prestito oneroso di 5 milioni, però tu non hai l'obbligo, tu hai un diritto fissato a 24, cioè operazione complessiva 29 milioni, e tu questo diritto lo vai a esercitare se fa una buona stagione, e se fa una stagione con i controfiocchi, stiamo parlando di un giocatore che secondo me vale anche oltre questi 30 milioni pagati, vale oltre questa spesa. È ovvio che sto aggiungendo tanti se, e perciò vi dico il calciomercato va poi, che questo vale per tutti, lo dovrei ripetere, ribadisco sempre, ne va discusso a fine anno, cioè oggi possiamo dire quello che ci pare. Certo che il Milan, proponendo il diritto e non l'obbligo, si mette tra virgolette insicuro, ragazzi miei, perché metti che questo quasi infortunio si fa male, perde 5 milioni, però non perdi altro, ecco. E comunque ribadisco, il Milan che molto probabilmente giocherà tante partite col 3-5-2, ha già teoricamente Leao, Gimenez e Pulisic, ecco, non ha già un attacco da poco, secondo me. È vero che tra Leao e Pulisic di vera punta non ce n'è, però possono aggiungere altre caratteristiche, e soprattutto ribadisco c'è Gimenez, che per me non è secondo, per me Gimenez va valorizzato. Se il Milan non lo valorizza, per me fa un grave danno, fa un grave danno, perché secondo me parliamo di un giocatore che deve essere valorizzato. Scusate se sono ridondante nel dire e nel rimarcare questo aspetto. E questo è, ragazzi. Poi potremmo dire mille cose, vediamo. Secondo me è un attaccante forte, per me è un attaccante forte che già ha dimostrato di esserlo con il Leverkusen, e basta, ragazzi, l'infortunio, ho già detto quello che andava detto. Per me è forse banale, forse semplice, ma questo è il mio pensiero. Fatemi sapere il vostro, io come al solito vi abbraccio forte, ragazzi miei. Dovremmo farci a fare il video sul Fantacalcio, dovrei farci, un grande abbraccio. Daneschi.